benvenuti. Noi siamo Natus. Terraferma, nostro ultimo video, ha suscitato non poche polemiche, ma è quello che volevamo. Il dibattito è alla base del pensiero critico, antagonista del bugiardo pensiero unico. Quindi benvenga. Ribadisco, non siamo né terrapiattisti né terratondisti, anzi le due correnti di pensiero caratterizzano attivamente la matrix in cui viviamo. Il nostro concetto universale derivante da materiale secretato e censurato supera la realtà comune. Semplicemente confutiamo la madre di tutte le bugie. Non vi è ancora chiaro? Seguitemi. Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità. Quale verità? Che il cucchiaio non esiste. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso. Sua Maestà NASA dice che la Terra ruota attorno al proprio asse a circa 1670 km/h, che si muove attorno al Sole a circa 107.000 km/h, mentre il Sole attraversa la Via Lattea a circa 720.000 km/h. Ebbene, da quando sono state costruite le piramidi, circa 5.000 anni fa, la Terra secondo tali calcoli si è spostata nello spazio di circa 3,27 trilioni di chilometri. Gente, è ancora al suo posto. Natus non è l'oracolo, sia chiaro, ma la conoscenza umana è come un pesce dentro un acquario. Crede di nuotare in un oceano, non sapendo di essere in un'ampolla di vetro dentro la cameretta di qualcuno. Molti di voi immaginano la Terra piatta senza argini, con acque strabordanti nel vuoto spaziale, ma non è così. Se vi dicessimo che l'Antartide in realtà fosse un vero e proprio circolo, circondando a 360 gradi la sezione che noi abitiamo, ci credereste? Sezione continentale piatta di un qualcosa di molto più esteso. Questa è la mappa di Alexander Gleason,
ovvero una proiezione azimutale equidistante, cioè un qualsiasi punto scelto come centro conserva inalterati rispetto alle altre zone sia l'angolo azimut che la distanza, e quindi tutti gli altri punti sulla mappa sono proporzionatamente ricollocati. Vi starete chiedendo cosa significa? Beh, in poche parole, le misure terrestri funzionano se teorizzate su di un piano. La mappa viene descritta come corretta scientificamente e praticamente. Coincidenza vuole che decine di antiche culture, vecchie di 2500 anni, abbiano tutte rappresentato la Terra come sezione piatta, indicando l'Antartide proprio come confine circolare di quest'ultima. È nel 1492 che viene realizzata la prima rappresentazione sferica della Terra da Martin Beheim, cartografo tedesco, che per sua stessa affermazione ha preso spunto dalle mappe di terra piana. Quindi tutti quelli che dicono che la proiezione azimutale equidistante derivi dal globo si sbagliano. Quello che è strano è che oggigiorno è stata dimenticata un'area grande come gli Stati Uniti, mai vista da nessun occhio umano, e che si trova oltre il polo, dall'altra parte del polo sud, oltre mezza America. E che dire, penso che è sorprendente. Deve trattarsi di un'area così grande che non è mai stata esplorata. Supponendo che esista altra terra oltre all'Antartide, se questa terra inabitata fosse su un globo dovrebbe arrivare fino all'Oceano Indiano. Tali affermazioni sull'Antartide cozzano con la sfericità della Terra, e non solo. Oltre ad essere contornati da un muro di ghiaccio, è plausibile ipotizzare che vi siano altre sezioni incastonate in esso, sezioni contenenti altre terre emerse. A supporto di ciò è stata rinvenuta questa: una mappa buddista fatta 1000 anni fa. Gente, è disegnata sul principio della proiezione di marcatore, come la mappa di Gleason. Coincidenza? La mappa è stata pubblicata nella Hawaiian Gazette l'11 gennaio 1907. Vi racconto un aneddoto. Nel 1773 il capitano James Cook, primo esploratore moderno ad aver violato il circolo antartico, raggiunse la barriera di ghiaccio. Ebbene, si dice che la lunghezza della costa dell'Antartide abbia una circonferenza di circa 11.000 miglia. Sono tutte cazzate. Durante i suoi 3 viaggi il capitano per 3 anni navigò senza sosta per un totale di 60.000 miglia lungo l'Antartide, 5 volte e mezzo le misure ufficiali, senza mai trovare, e dico mai, un'insenatura o un passaggio attraverso la massiccia parete glaciale. Quindi l'ipotesi sferica della Terra semplicemente non coincide con la geografia del territorio, che invece calza a pennello sulla proiezione azimutale equidistante. Ma sapete cosa mi fa sorridere? Che la maggioranza delle istituzioni globaliste ha come logo proprio la terra piatta. Nazioni Unite, Marina Internazionale, Aviazione Internazionale, Organizzazione Mondiale Meteorologica. Insomma, ci pisciano addosso senza nemmeno farci la cortesia di chiamarla pioggia. L'Antartide è una delle chiavi per evadere dalla Matrix, e vi diciamo già che prossimamente dedicheremo degli approfondimenti al tema. Andiamo avanti. Alcuni di voi giustamente ci hanno chiesto: se la Terra è piatta, dove va il Sole? Ribadisco che Natus non è terrapiattista, ma abbiamo materiale sufficiente per dirvi che sulla nostra sezione il Sole né sorge e né tramonta, semplicemente orbita in senso orario da est verso ovest. È la prospettiva che ci frega. Difatti noi percepiamo l'alba ed il tramonto, ma in realtà il Sole svanisce proprio nel punto di fuga della prospettiva umana, dentro l'orizzonte dove cielo e terra si incontrano. Ci prendono per il culo da sempre. Il Sole non dista dalla Terra 150 milioni di chilometri, è molto più vicino ed è molto più piccolo. La luce emanata illumina mezzo piano piatto alla volta. Gente, queste sono solo nozioni. Se la nostra sezione è piana, cosa c'è sotto? Vi svelo che questa domanda ci ossessiona particolarmente. Che sia tonda o piatta, l'idea di terra cava va ricercata nelle antiche scritture. Addirittura alcune affermano che ci siano dei pilastri a sostegno della terra e che sia stazionaria, da noi spiegata nell'esperimento di Michelson e Morley. La luce non mente, non siamo noi a girare, bensì ciò che ci sta intorno, semplicemente così come lo vediamo. Antichi testi ebraici definiscono la terra non a caso pavimento delle stelle.
stelle, circondato da acque sia sopra che sotto, acque chiamate il grande abisso. A proposito di acqua, in un nostro post Instagram vi abbiamo mostrato come l'effetto ottico di una stella o di un pianeta, percepito da un qualsiasi strumento telescopico, sia assolutamente identico al riflesso dell'acqua, come se lo spazio più che vuoto fosse una sorta di schermo a cristalli liquidi, definito da Auguste Piccard, fisico ed esploratore svizzero, plasma frequenziale, teoria che coincide con la realtà olografica. Tornando al sottosuolo, le trivellazioni più profonde non superano mai i 12 km, perché, secondo la US Geological Survey, la crosta terrestre delimitata dalla discontinuità di Mohorovičić ha uno spessore con punte di 70 km. Quindi, perché non andare oltre? Secondo noi, innumerevoli sono le speculazioni foraggianti la cazzata della terra tonda, distraendoci dalla plausibile verità, ovvero che la nostra sezione, come probabilmente le altre, sono magneti toroidei autoalimentati. Sì, sembra fantascienza, ma non impossibile. Qualcuno, compreso Nikola Tesla, lo aveva capito. Proseguiamo. Dei leoni da tastiera, in modo anche saccente, ci hanno scritto: le navi svaniscono dietro l'orizzonte, proprio perché la Terra curva. Ebbene, non è così. È sempre una questione di prospettiva umana. Le navi non vanno dietro l'orizzonte, ma dentro di esso, muovendosi oltre il punto di fuga che supera la nostra visione. Difatti, con potenti zoom La vera domanda che porgo a questi scienziati da tastiera è: se voi percepite la curvatura da terra, addirittura la NASA pubblica immagini ufficiali a 100.000 piedi, come mai a 120.000 piedi l'orizzonte è dritto? Saliamo ancora, 135.000 piedi. Gente, niente curvatura, semplicemente una sezione piana di un qualcosa di molto più esteso. Ma allora, dov'è il trucco? Alcune componenti dell'inganno sono le lenti fish eye, obiettivi in grado di catturare un angolo di campo non minore di 180 gradi, finalizzati ad esaltare la curvatura delle linee cadenti. Esistono due tipi di obiettivi fish eye: rettangolari con lunghezza focale tra i 14 e i 16 mm, per capirci una distorsione semisferica stile pesce, e circolari con lunghezza focale tra i 6 e i 10 mm. In questo caso l'immagine prodotta forma un cerchio sul sensore, ricadendo interamente all'interno del cerchio stesso. E poi c'è una buona dose di CGI, letteralmente computer generated imagery, dei cazzo di effetti speciali stile Hollywood. Esempio, tutte le immagini della Terra prodotte dalle varie agenzie spaziali sono 3D, e la cosa assurda è che alcune differiscono proprio dalla descrizione ufficiale data dalle stesse agenzie. Robert Simmons, dipendente e data visualizer della NASA, ammise in un'intervista che ogni foto della Terra è photoshoppata, migliaia di pixel scattati dal sistema di monitoraggio EOS, ogni singola immagine è artefatta. A detta di Simmons, persino Blue Marble, celebre foto della Terra scattata dall'Apollo 17 ad una distanza di circa 45.000 km, è un re-editing 3D di questa immagine. Insomma, gente, Sua Maestà NASA nel 2022 fotografa galassie lontane miliardi di anni luce e poi non riesce ad avere immagini reali in HD della Terra. Alcuni di voi ci hanno chiesto come giustificare le stagioni su di una sezione piana, e in effetti è una domanda più che pertinente, ma la risposta è più semplice di quanto si pensi. Sì, perché il Sole è più vicino ed è più piccolo di quanto ci dicono, e come detto prima orbita a spirale da est verso ovest. Fra il tropico del Cancro a nord, durante i
i mesi estivi dell'estate del nord e poi a sud, verso il tropico del Capricorno durante i mesi invernali del nord. In sintesi, quando il sole è lontano dal polo nord è estate nel sud del mondo e viceversa. Onestamente questa logica spiega meglio l'alternarsi delle stagioni per un semplice fatto, che se il sole realmente fosse distante 93 milioni di miglia con un raggio di 400.000 miglia, difficilmente percepiremmo la differenza di temperatura durante il passare dei mesi. E poi, a tali distanze, se fossimo su una palla, l'inclinazione dei raggi dovrebbe essere perpendicolare, mentre in questa foto assolutamente autentica l'angolo è più ampio, ergo la fonte di luce è molto più vicina, quasi parallela. Le immagini che state vedendo sono amatoriali, niente CGI, niente fisheye, una semplice dodgecam piazzata su di un pallone aerostatico e voilà, eccolo lì, forse distante 5.000 miglia e con una circonferenza di appena 50 miglia. Signori, ci prendono per il culo, è evidente, abbiamo così tanto materiale da istituirne materia scolastica, ma ribadisco, non siamo qui a convincervi. Prima di chiudere vi anticipo che i prossimi video tratteranno altri aspetti della Matrix, quindi restate sintonizzati. Un'ultima cosa, l'effetto Coriolis è una stronzata. Tecnicamente è una forza apparente che si esplica sui corpi in movimento sulla superficie terrestre a causa della rotazione stessa della Terra. In pratica nell'emisfero nord la rotazione di un qualsiasi corpo sarà in senso orario, nell'emisfero sud in senso antiorario. Vengono presi ad esempio vortici d'acqua o uragani, ma come potete notare possono avvenire nello stesso piano. E poi un'altra contraddizione del falso Coriolis è che nessun oggetto volante ne viene influenzato. Come mai? Un proiettile sparato a 1700 km/h mantiene la sua velocità indipendentemente dall'emisfero in cui si trova. I velivoli volano dritto per dritto senza mai correggere la rotta e per di più il moto terrestre addizionato all'effetto Coriolis dovrebbe 2 volte su 3 far schiantare gli aerei in fase d'atterraggio. Quindi non solo la nostra sezione è piatta, ma è stazionaria. Gente, fermiamoci, continueremo la prossima volta. Dovete sapere che abbiamo aspettato anni prima di parlarvi di certi temi, perché capiamo la difficoltà nel cancellare la dottrina insegnataci fin da bambini e probabilmente molti di voi lasceranno il canale. Non siamo alla ricerca di consensi, beviamo onestà e mangiamo rispetto. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo e ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza e il loro vizio, detestano la menzogna.